Juventus-Inter, allora entriamo ufficialmente in clima big match e finalmente anche questa sosta per le nazionali ce la siamo tolta di mezzo. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio. È stata una sosta molto lunga, ma soprattutto è stata una sosta abbastanza positiva per diversi interisti. Sul nostro sito passioninter.com, ve lo condivido, pubblichiamo sempre un articolo in cui vi teniamo aggiornati passo dopo passo, partita dopo partita sul rendimento di tutti i nostri calciatori. Tanti con la nazionale italiana, da Barella, Bastoni, Di Marco, Pio Esposito al debutto nella gara contro l'Estonia e Davide Frattesi che finalmente rivediamo in campo e torna anche con un assist. Speriamo che possa tornare utile anche per Chivu, che si ritrova un Bastoni che arriva dal gol contro l'Estonia pareggiato dall'autorete contro Israele, che fortunatamente non è stata decisiva per il risultato, nonostante comunque l'Italia si sia complicata molto la vita con una Norvegia che invece continua a volare verso la qualificazione al mondiale. Continuità anche per Barella e Di Marco, quindi sostanzialmente buone notizie, così come da Lautaro Martinez che con l'Argentina contro il Venezuela entra e dopo 2 minuti segna il gol che gli permette di superare Maradona. Nell'ultima gara invece contro l'Ecuador l'Argentina perde per 1-0, ma è stata una partita praticamente inutile con l'Argentina diciamo già qualificata da molto tempo. 62 minuti in campo per il capitano che è stato ammonito, era diffidato, quindi non salterà la prima gara del mondiale, salterà però la prima gara per le qualificazioni al prossimo mondiale, a quello successivo, e quindi Lautaro sarà anche l'ultimo a rientrare con solo un paio di allenamenti a disposizione prima della gara contro la Juventus. Ci torneremo. Si è rivisto un Sucic molto positivo anche con la Croazia, con cui ha giocato 2 partite e si è preso anche i complimenti importanti di un certo Luka Modric. Thuram con la Francia panchina alla prima e invece è sceso in campo da titolare nella seconda, giocando poi questa gara contro l'Islanda e conquistandosi anche un calcio di rigore. Dumfries e De Vrij con l'Olanda invece. De Vrij qualche piccola polemica in Olanda, sembra fuori ritmo, hanno detto, visto che sta giocando poco con l'Inter, mentre Dumfries ha raggiunto le 11 reti con la nazionale olandese e ha servito poi anche un assist importante per Depay nella gara contro la Lituania. Zielinski, 2 gare con la Polonia che abbiamo già commentato, giocando da uno dei 2 mediani davanti alla difesa nello schieramento della Polonia. Non partite clamorose e indimenticabili, anche se fornisce un grande assist molto bello per Lewandowski nella gara contro la Finlandia. Akanji, il nuovo acquisto su cui c'è grandissima curiosità chiaramente, ovviamente in campo da titolare per tutti i 90 minuti nelle 2 gare della Svizzera, trovando anche un gol nel 4-0 al Kosovo nella prima amichevole. Çalhanoğlu, uno degli elementi più discussi dell'Inter, gioca con la nazionale turca sia nella gara contro la Georgia che in quella contro la Spagna. Nella seconda con la Spagna demolito per 6-0, la Turchia esce al 63esimo, 68esimo anzi, in una partita in cui è difficile comunque giudicare il suo rendimento, che è sembrato riaccendersi un pochino rispetto a quello che abbiamo visto contro l'Udinese, anche se sembra ancora un po' lontano dagli standard a cui ci ha abituati Hakan Çalhanoğlu. Adesso non ci resta che attendere che tutti i giocatori interisti rientreranno ad Appiano Gentile in queste ore per conoscere bene le condizioni fisiche di tutti. Al momento da questa sosta, come detto, arrivano più buone notizie e non si segnalano dunque dei problemi fisici che potrebbero condizionare un Chivu, che dunque potrebbe avere tutti a disposizione per questa gara contro la Juve, mentre la Juventus in nazionale ha perso Francisco Conceição, che purtroppo ci ricordiamo bene sulla nostra pelle. Si è fermato in nazionale, sembrava uno di quegli stop tattici anche per rientrare in anticipo. Ecco, non è grave come problema, è in miglioramento, però a quanto pare ad oggi sembra più fuori che dentro, quindi dovrebbe saltare la partita di sabato con l'Inter anche per un discorso precauzionale, perché come l'Inter la Juventus avrà poi la Champions col Borussia Dortmund e tante partite ravvicinate. Quindi Tudor, parlavo con dei colleghi che seguono la Juventus, sta ragionando su qualche piccola novità a livello di formazione, ripartendo da una base di 3-4-2-1, anche se poi non è proprio un 3-4-2-1 con Kalulu, Joao Mario sugli esterni, ma ci arriveremo, magari analizzeremo più nel dettaglio nei prossimi giorni. Soprattutto la novità curiosa e intrigante da tenere d'occhio è Koop Meiners, che con Thuram e Locatelli intoccabili davanti alla difesa potrebbe essere avanzato accanto a Yildiz alle spalle di Jonathan David. L'alternativa
invece attenzione anche all'ipotesi di un Vlahovic che nelle prime 2 giornate è andato in gol, è stato molto importante, potrebbe essere schierato insieme a Jonathan David, quindi un attacco molto pesante più Yildiz. Ecco, questo scenario mi sembra un pochino difficile al momento prevederlo, però ci stanno ragionando, più probabile quindi un Koop Meiners insieme a Yildiz. Nell'Inter invece la novità principale su cui stiamo discutendo da giorni è la titolarità subito di Akanji, sì o no? Anche qui ne abbiamo discusso, però oggi ad Appiano verrà visto da vicino, comincerà i primi allenamenti con i nuovi compagni di squadra. Io ragazzi non so che ne pensate voi, ma Akanji è un campione, è fatto e finito, arriva dal Manchester City, arriva per essere subito titolare, ho pochi dubbi su questo, quindi mi aspetto Akanji dal primo minuto. C'è chi ha preventivato, comunque ha ipotizzato la possibilità di schierare Akanji subito centrale perché Acerbi non era al meglio contro l'Udinese, ma Acerbi poi ha lavorato con il resto dei compagni Chievo, ho potuto vederlo da vicino, quindi si sarà fatto bene un'idea su questo. Immagino, ecco, che Akanji possa giocare al posto di un Bissek che ho visto che lo avete notato in tanti finalmente, ma è da qualche giorno, vi riporto che sui giornali è iniziata un'opera di distruzione totale di Bissek. Tutti i giorni ci sono articoli in cui viene massacrato Bissek, che per carità ha commesso degli errori, ha commesso un errore contro l'Udinese, però ecco, mi sembra veramente una distruzione totale in questo momento sul giocatore. Poi, soprattutto a centrocampo rimane il tema. Io al momento continuo a pensare che Chievo possa affidarsi di nuovo al trio, diciamo, che ha caratterizzato l'Inter degli ultimi anni, quindi Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Non sono in realtà così in disaccordo con chi dice che a Çalhanoğlu una panchina potrebbe anche far bene, potrebbe anche dare un segnale, sostanzialmente. E poi se è vero che non c'è più il posto fisso, come ha detto anche Christian Chivu, ecco, questo potrebbe essere anche un momento importante per dare un segnale di questo tipo, con un Sucic che scalpita e Barella che all'occorrenza potrebbe scalare al centro, e magari attenzione anche a Zielinski che comunque dei segnali interessanti li sta dando. Dubito invece, ecco, che possa andare in panchina Lautaro Martinez, come detto, avrà solo un paio di allenamenti a disposizione, ma immagino che si partirà da lui, poi eventualmente si cambierà a gare in corso. Sono comunque delle scelte importanti che Kivu deve fare anche per preparare poi la Champions League a poche ore di distanza. Un Kivu che già viene messo sotto pressione, chiaro, sei all'Inter, quindi ovviamente non c'è tanto tempo per ragionare e la pressione è molto alta, però siamo già alle prime sirene del se perde è già a -6, è già una partita decisiva, o quanto può essere già decisiva questa partita. Giustamente lunedì sera nel club di Passione Inter il nostro Massimo nella chiamata vocale, ne approfitto per ricordarvi comunque le chiamate vocali del club di Passione Inter su www.passioneinter.club per interagire con noi e proporci anche le vostre opinioni e le vostre visioni. Diceva, ma se perde, ok, a -6, ma decisiva per cosa questa partita? Per che cos'è decisiva? Decisiva per lo scudetto? Ok, -6 non è poco, essere a 6 punti, dover rincorrere non è semplice e ti crea dei problemi, però anche, mi ricordo, a parte che l'anno della seconda stella, l'Inter quando era già +7, +8, mancavano poche partite, si aveva ancora paura, quindi anche questo discorso va tenuto d'occhio. Ma poi io mi chiedo più che altro, siamo sicuri che questa stagione, la positività di questa stagione sarà poi valutata solo sullo scudetto sì, scudetto no, cioè sarà solo lo scudetto il metro di giudizio di questa stagione? Ma soprattutto nel momento in cui ha scelto Kivu, hai detto che non è una scelta improvvisata? Ok, allora alla terza partita è già decisiva? Bisogna anche difenderle poi evidentemente determinate scelte, bisogna difendere secondo me anche Christian Chivu che deve dare la sua impronta comunque. Mi aspetto che faccia la sua mossa per dare a questa Inter la sua impronta. Poi comunque vediamo, perché comunque sì, a Torino storicamente è complicatissimo, negli ultimi anni, ma storicamente l'Inter ha avuto grosse difficoltà a Torino, anche se poi stavo ripensando comunque 2022 la vittoria con il gol di Çalhanoğlu sul rigore ribattuto. Poi quella dopo si è perso, poi è arrivato un pareggio tra le polemiche, le discussioni, Lukaku eccetera. A febbraio scorso è arrivata una sconfitta in cui però l'Inter aveva giocato anche un gran primo tempo in cui meritava molto di più. Quindi andiamo, ce la giochiamo a Torino come ce la giochiamo con chiunque e vediamo come va. Ho già letto dei commenti, sì, però a Torino con gli arbitri succede sempre così, quindi occhi sull'arbitro, chiaramente che sarà Colombo, Colombo che ultimamente aveva arbitrato, mi ricordo un Bologna-Inter in cui c'erano state delle polemiche
e la famosa rimessa laterale battuta, molto più avanti, se non sbaglio era Colombo che arbitrava quella partita. Soprattutto però questa volta occhi sull'arbitro perché, l'arbitro di Juve Inter, debutterà con una grande novità, questa Ref Cam, di cui vi condivido anche l'immagine, non sarà propriamente come questa, magari perché questa arriva da un'immagine di qualche mese fa, però ecco questa ref cam che verrà aggiunta alla telecamera dell'arbitro, quindi che ci sono state diverse discussioni, per carità, ne avevo già parlato anch'io, che era carina anche da vedere al mondiale per club, non mi era dispiaciuta la possibilità di vedere, oltre alle immagini classiche delle telecamere classiche, anche quelle dell'arbitro che con questa telecamera appunto ti mostra delle azioni più ravvicinate, sembra una vecchia pubblicità della Nike sostanzialmente. Quindi l'arbitro avrà questa telecamera addosso che viene integrata al microfono e sarà un'immagine questa visibile per il VAR, ma soprattutto per le TV che stanno cercando di inventarsi di tutto e di più per rendere più appetibile questo prodotto calcio, con le televisioni che ormai tengono in vita il calcio, quello italiano in modo particolare. Francamente, sto leggendo tante discussioni, a me la cosa che fa più ridere è che l'arbitro sta diventando una specie di Robocop. Ecco, da piccolo guardavo la serie TV e anche il cartone animato Robocop, che o un ispettore gadget, anzi anche un ispettore gadget che ha 1000 cose che deve portarsi in campo, che la telecamera, il microfono per comunicare con gli altri arbitri, adesso il microfono con cui comunica anche allo stadio, quindi deve imparare anche a parlare davanti ad un pubblico sotto pressione tra i fischi eccetera, con tutto il caos che ne consegue, deve portare la bomboletta spray per le distanze, gli orologi, uno per il timer, uno per la goal line technology, i cartellini, il fischietto chiaramente, tutto il resto. Ecco, tra poco mi immagino un arbitro che va in campo con lo zainetto perché veramente sta scendendo in campo sempre con più attrezzatura possibile. Più attrezzatura, sempre più compiti, sempre più cose, farà sempre più scena soprattutto, perché poi gran parte di queste cose secondo me sono un po' anche gettare fumo negli occhi di tanti, e passa sempre più in secondo piano quella che dovrebbe essere in realtà la cosa principale, la funzione principale di un arbitro, cioè arbitrare bene una partita, possibilmente senza errori, e dirigere la gara soprattutto. Speriamo bene, ditemi un po' che ne pensate voi. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un mi piace, iscrizione al canale, visto che non l'avevo ancora detto, iscrivetevi al canale così continuate a far crescere il nostro progetto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.